Eccoci ragazzi, ciao, buongiorno a tutti, come state? O buonasera, come state? Allora, oggi ho una situazione un po' diversa, sono in cucina, quindi perdonate se sentite il rumore del traffico. Fatemi sapere in chat se mi sentite, ok? Can you hear me? Ciao! Questa è una lezione per studenti di livello intermedio, che significa che uso un italiano normale, quindi difficile, con vocabolario normale, tutti i tempi verbali, tutto normale, ma a una velocità ridotta. Quindi, come adesso, parlo un po' più piano. Questo è il mio livello intermedio per voi. Il mio livello principianti è un italiano semplificato, con pochi tempi verbali e parlato lentamente, e il mio livello avanzato per voi è un italiano normale a una velocità normale. Ok? Quindi questa è una lezione intermedia, che vuol dire che va bene anche per studenti principianti, è un po' una sfida, challenge, for beginners, e anche per studenti avanzati. Allora, siamo già 22, wow, fantastico. Vi chiedo un favore, come sempre, io sono impegnato con la telecamera a parlare, con il mio oggetto del giorno, quindi vi chiedo per favore di scrivere il vocabolario che io uso. Quindi se io dico per esempio microfono, per favore scrivete microfono, così io controllo lo spelling. Va bene? Grazie mille. Oggi, prima di cominciare, molti di voi mi chiedono come funzionano queste live classes? How does it work? Andate a www.italymadeeasy/live, L-I-V-E, live, e trovate le informazioni per queste lezioni quotidiane. Tutti i giorni una lezione a ore diverse, eccetto il martedì e la domenica che è a un'ora fissa, ma controllate sempre il calendario su Italy Made Easy live. Perfetto, cominciamo con 28 studenti. Leggo un attimo i messaggi. Ciao a tutti. Qui in Australia, dove sono io, sono le 8:30 di mattina di sabato. In Europa, in Africa e in America è la sera di venerdì, giusto? E poi Julian Gallese, questa è la tua prima lezione live. Ciao Julian, benvenuto o benvenuta? Perché Julian va bene per maschio e per femmina, giusto in inglese? Luciano, Greg, ciao a tutti. Moaz, ciao a tutti. Cominciamo. Allora, adesso prendo la telecamera e vi faccio vedere l'oggetto del giorno, ed è il frullatore. Quindi questa è la prima parola che vorrei che voi scriviate. Frullatore. Allora, il frullatore è composto da due parti: la base e la brocca. Allora, questa è la base, ovviamente, con dentro il motore, frullatore, una R sola, frullatore, due L e una R, frullatore. Sì, sentite? Frullatore, la L è lunga, frullatore. Questa è la base con il motore e questa è la brocca. Questa è una parola difficile, brocca, la brocca. Potete anche dire la caraffa. Io la chiamo brocca, ma è anche una caraffa. Caraffa è simile all'inglese e brocca no. Come si scrive brocca? La brocca
B-R-O-C-C-A, brocca. Solo una R, in italiano non abbiamo BRR. Due R esistono ma mai con un'altra consonante. La brocca, perfetto. Parliamo della base. La base ha sempre un filo elettrico o cavo elettrico, filo elettrico o il cavo elettrico. Cavo elettrico è una cosa che hanno tutti gli elettrodomestici. Elettrodomestico in inglese è white good. Quindi tutti gli elettrodomestici hanno il filo elettrico o il cavo elettrico. Il cavo elettrico finisce con una spina elettrica, ok? Una spina della corrente. Questa si chiama spina. Spina, perfetto, bravi, esatto. Questa è una spina che entra dentro una presa. Quindi, per esempio, lì, questa è una presa elettrica o presa della corrente australiana, ovviamente. Ok, poi la base ha molti bottoni che si chiamano tasti, quindi questo è un tasto. C'è chi chiama il tasto bottone, ma io preferisco tasto perché bottone mi fa pensare alla camicia. Sì, la camicia ha il bottone, ma questo è un tasto. Ci sono molti tasti e qui c'è un mini display. Un mini display. Bravissimi con lo spelling. Ah, solo una cosa, in italiano la parola elettrico si scrive con due T, elettrico, TTR. In italiano non abbiamo la combinazione, vediamo se riesco. No, vabbè, non funziona. In italiano non possiamo scrivere kt. Quando in inglese c'è kt, ct, in italiano abbiamo tt. Quindi elettrico. Pensate per esempio alla parola nocturnal in inglese, in italiano è notturno con due T. Ok, passiamo alla brocca o la caraffa. Dipende da che regione siete, in che regione siete in Italia. La caraffa è composta dalla caraffa di vetro o di plastica. Questa è di plastica. Una caraffa e un coperchio o c'è chi lo chiama tappo. Allora, il coperchio si usa anche per esempio per una pentola. Questa è una pentola e sopra c'è il coperchio, quindi questo è un coperchio, o se lo chiamate tappo, non è la parola più giusta, ma tappo è il tappo per esempio di una bottiglia, quindi questo è il tappo. Questo coperchio ha un manico, questo si chiama manico, il manico, questa è la mano, questo è il manico. Bene, pentola. Ok, ripeto la parola coperchio. Provate a scrivere coperchio. Ok, un attimo. Coperchio. Ciao, sono tornato. Aiuto. Ci siete? Ok. Quindi la parola coperchio. Ascoltate bene, coperchio. E con una P, perché con due P sarebbe, it would be, coperchio. Sentite, no, io non dico coperchio, io dico coperchio. Quando in italiano sentite le sillabe tutte uguali, è una consonante singola, quindi coperchio. Perfetto.
coperchio, sì, perfetto, bravi ragazzi. Islam Kurti, Anne Gray, coperchio, giusto. PJ 390, giusto. Diane, sì, coperchio con una CH, coperchio. Perfetto, allora ragazzi, che ne pensate di questo tipo di lezione? Perché una cosa importante, quando imparate una lingua, come dirlo? La nostra memoria funziona che ricorda le parole associate a un momento o a una storia. Quindi se voi guardate un video di 1 minuto dove vi dice questo è coperchio, probabilmente non vi ricordate fra un mese che LED si dice coperchio, perché la memoria non ha ricordato. Ma se voi guardate un video di 10-15 minuti con, per esempio, una persona che vi fa vedere un oggetto, voi vi ricordate? Ah, mi ricordo, Manu aveva il frullatore e ha detto coperchio e poi ha detto che si scrive con una P, con una C, eccetera, eccetera. La memoria ricorda molto più facilmente. Perfetto, allora, grazie ragazzi. Come sempre alla fine di una lezione live io rispondo a una domanda. Quindi fatemi una domanda facile, veloce, vi rispondo e poi ci vediamo domani. Controllate il calendario perché domani c'è un orario per la lezione. Controllate il calendario su www.italimedisi.com/live. Qual è la vostra domanda? Allora, ok, mi piace questa da Mashed Potato Kid. Come si dice smoothie? Allora, in italiano abbiamo due parole. C'è la parola frullato, quindi questo è un frullatore e la cosa che beviamo è frullato. Il frullato, sentite due L? Frullato, una T. Il frullato generalmente è un frullato di frutta. Per dire smoothie, diciamo, oddio, come si dice? Oddio, ce l'avevo qui sulla punta della lingua. Frappè. Quindi si dice frappè. Lo scrivo perché è difficile. Ok, controllate la chat. Il frappè generalmente c'è il latte e quindi potrebbe essere smoothie se c'è il latte. Quindi o frullato o frappè. Ok, e la domanda alla quale rispondo è dove sta? Da Marianne, quando si usa o e quando si usa oppure. O e oppure sono intercambiabili. Possiamo usare o e possiamo usare oppure. Sono identici. Quindi, per esempio, io dico o molto spesso. Preferisci andare al mare o in montagna? Ma posso dire preferisci andare al mare oppure in montagna? È esattamente identico, ma c'è una differenza piccola. Usiamo oppure quando vogliamo essere sicuri che si senta che è un'opzione o, perché la parola o è molto corta. Quindi se io dico pane o pizza, potreste non sentire la O, pane o pizza, Ma se vogliamo essere sicuri che ci capiscano, che l'altra persona capisca, possiamo dire pane oppure pizza,
Perché oppure, lo sentite? È più forte. È l'unica differenza, ok? Perfetto. E poi qualcuno ha fatto una domanda sul passato remoto. C'è una lezione live della settimana scorsa in cui ho parlato per 40 minuti del passato remoto. Vediamo chi ha chiesto la domanda. Non la trovo. Adrian, vai a vedere una lezione di lezione 6-7, non mi ricordo, con il passato remoto. Ok ragazzi, basta così. Vi saluto, vi do un bacione e ci